Con il raduno di Appiano Gentile parte l'avventura dell'Inter Under 23, la seconda squadra che da quest'anno avrà anche l'Inter e giocherà in Serie C. L'Inter è la quarta squadra italiana a creare una formazione Under 23 dopo la Juventus, che è stata la prima in Italia ad aderire con buoni risultati in termini di valorizzazione dei giovani calciatori e anche con la vittoria di una Coppa Italia di Serie C. È arrivata poi l'Atalanta, infine il Milan l'anno scorso, e al primo anno il Milan ha fatto piuttosto male, retrocedendo addirittura in Serie D. L'Inter si aggiunge ora con la sua Under 23 in Serie C, e allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi, in cui parliamo appunto in maniera approfondita di questa Under 23, un argomento di cui ci avete chiesto a gran voce di parlare perché effettivamente ci sono dei contorni molto fumosi e le informazioni in generale sono poco chiare sulla Serie C, quindi lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così supportate il nostro progetto e continuate a farci crescere per portarvi contenuti come questo e non soltanto, visto che non li trovate altrove. Siamo in attesa degli annunci ufficiali, però partiamo dal nome innanzitutto di questa squadra che, come detto dalle indiscrezioni che abbiamo avuto, sappiamo che dovrebbe chiamarsi Inter Under 23. Non è un nome speciale, a differenza di come invece hanno deciso Juventus con la Juventus Next Gen e Milan Futuro. L'Inter sceglie, come l'Atalanta, di andare sull'Under 23 semplice. L'allenatore sarà Stefano Vecchi, che non è ancora stato ufficializzato, ma abbiamo saputo che ha firmato il contratto. Stefano Vecchi, che aveva lavorato già tanto e bene comunque con il settore giovanile dell'Inter, con la primavera dell'Inter, era stato addirittura in panchina anche in prima squadra, lo ricorderete, ad interim in quella brutta stagione 16-17. Si è liberato dal Vicenza dopo 2 anni, aveva debuttato già con i professionisti, prima con il Venezia, poi il passaggio al Sud Tirol e Feral Pisalò, adesso il ritorno all'Inter in questo ruolo importante dove si confronterà sempre con l'ambito professionistico della Serie C, ma tornando a lavorare molto sulla valorizzazione dei giovani, cosa che aveva già fatto vedere di saper fare bene. E come dicevo, c'è ancora tanta confusione su questa nuova Serie C. Finalmente abbiamo saputo alcune date della nuova stagione, con il campionato che dovrebbe iniziare attorno al 25 agosto, se non ho capito male. Nel frattempo sul sito della Lega abbiamo saputo che il 25 luglio verrà ufficializzata la composizione dei 3 gironi del campionato. Il 28 luglio sui canali social della Serie C saranno presentati i calendari. Il 26 luglio prenderà forma anche la Coppa Italia di Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, e la Coppa Italia di Serie C partirà nel terzo weekend di agosto, quindi proprio la settimana prima del campionato sostanzialmente. Questo quindi per quanto riguarda le date. Ricordiamo che le 3 squadre Under 23, Juve, Inter e Atalanta, saranno inserite quindi in gironi differenti. Juve e Atalanta non possono essere confermate negli stessi gironi dell'anno scorso, quindi dando un'occhiata anche su Transfer Market vedevo che si sono sbilanciati pronosticando l'Inter nel girone B. Siamo in attesa di ufficialità, ma l'Inter potrebbe finire nel girone B con Arezzo, Torres, Ternana, Ravenna, Livorno, Forlì, Guidonia, San Benedettese, Pianese, Pontedera, Pineto, Carpi, Gubbio, Campobasso, Vispesaro, Rimini, Perugia, Ascoli, Ternana, Torres. Vabbè, questo è l'elenco che trovate qua. Ne stavamo parlando con un collega che conosce molto bene le dinamiche del girone B. Mi diceva di prestare attenzione perché c'è una situazione delicata con il ritorno del derby tra San Benedettese ed Ascoli. Si era parlato della possibilità di non metterle nello stesso girone per motivi di ordine pubblico, visto che tornerebbe un derby molto sentito dopo forse 40 anni, qualcosa del genere. Quindi vediamo come si comporrà il girone B, dove l'Inter potrebbe finire. Quindi l'Atalanta potrebbe prendersi un altro giro, l'Inter non finirà nel girone del nord, forse. L'Inter, così come le altre Under 23, entrando anche sui temi del regolamento, può retrocedere, come è successo al Milan, come dicevamo, ma può anche essere promossa in Serie B, quindi l'Inter Under 23 potrebbe finire anche in Serie B. L'importante è che la prima squadra rimanga in Serie A, chiaramente, da quello che ci auguriamo, cioè deve esserci almeno una categoria di differenza tra le due squadre, ovviamente. Per accedere alla Serie B bisogna arrivare primi, oppure c'è anche il percorso molto difficile e accidentato dei playoff. I playoff di Serie C sono veramente un caos. Fino alla 10ª squadra in classifica, addirittura la 10ª partecipa ai playoff partendo dai 32esimi, poi c'è chi parte dai 16esimi, chi dagli ottavi e chi addirittura dai quarti. Chi vince la Coppa Italia di Serie C, l'Inter parteciperà anche alla Coppa Italia di Serie C, va ai playoff per la promozione, quindi si unisce a questo mucchione
del playoff, che è veramente molto difficile da superare. Mentre dalla 16ª in classifica si partecipa al play-out e soltanto l'ultima viene retrocessa in maniera diretta. Venendo invece ai discorsi sulla rosa e la composizione della squadra, che Inter Under 23 sta nascendo, che Inter Under 23 potrà nascere. Intanto dal punto di vista del regolamento, delle liste di cui parliamo spesso per la prima squadra, c'è un regolamento chiaramente anche per la composizione di questa Under 23. L'Inter, così come le altre Under, può inserire in rosa un massimo di 4 calciatori fuori quota. Quindi deve avere tutti i giocatori under 23, ad eccezione di 4 giocatori che possono avere più di 23 anni, ma che rispettano alcuni criteri. Intanto non possono essere iscritti alla lista della prima squadra e soprattutto non possono aver disputato più di 50 partite in Serie A. Quindi questo è il parametro vincolante e molto importante. 4 fuori quota, tutto il resto della rosa naturalmente è composto da under 23, di questi almeno 16 devono essere giocatori formati in Italia, ovvero che hanno disputato almeno 7 stagioni con una società sotto la FIGC. Quindi questo è un altro parametro molto molto importante. Quindi giocatori della prima squadra non possono andare a giocare in under 23 evidentemente, mentre i calciatori dell'Inter Under 23, se servisse, possono essere convocati in prima squadra per la Serie A. Quindi occhio a questi parametri molto importanti. Al momento la rosa è chiaramente ancora in una fase molto embrionale. La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato i primi giocatori aggregati al raduno, è un mix di calciatori della primavera che faranno parte ancora della primavera e di calciatori che faranno parte poi dell'Under 23, questa prima fase del ritiro da piano, e poi l'Inter si sposterà a Brunico dove prenderà più forma la squadra. Vi condivido anche dal nostro sito passioneinter.com l'elenco con giocatori come Calligaris, Zamarian, Spinacè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiu, Rececconi, Aidù, Motta, Venturini e Stante, che torna dal prestito alla Pergolettese. Si aggiunge anche il primo innesto come fuori quota, che è l'ex capitano del Cesena Prestia, che viene aggiunto al gruppo dell'Inter Under 23. Non ci sarà De Pieri, che dovrebbe andare in prestito in Serie B, non dovrebbe esserci Berenbrook, altro talento di cui tanto si è parlato e abbiamo visto anche intravisto anche in prima squadra. Ci sono degli incontri in corso per capire anche decidere anche cosa farà Cocchi, laterale sinistro molto molto interessante. Attenzione poi al mercato, dove l'Inter chiaramente farà degli investimenti per aggiungere dei giocatori a questa squadra e allungare la rosa. Su diversi quotidiani, anche in Argentina stavo vedendo, ne stanno parlando, dicono di prestare attenzione ad un talento argentino molto interessante come Lucas Scarlato, giocatore che l'Inter starebbe cercando di acquistare dal River Plate, un classe 2009 addirittura, quindi 17 anni circa, un giocatore di dribbling, di qualità, centrocampista con diciamo una propensione offensiva. Se ne parla un gran bene e l'Inter potrebbe investire circa 4 milioni di euro, si parla in questo momento, una cifra importante per un giocatore che appunto gioca nelle giovanili del River Plate e potrebbe essere poi aggregato addirittura già all'Under 23. Se ne occupa Dario Baccin, che è il vice dell'Ausilio, se ne occupa soprattutto il nuovo DS dell'Under 23, Gianluca Andrissi, che quindi seguirà da vicino l'Under 23. Un progetto molto interessante che già 2 o 3 anni fa ne parlavamo con l'Inter e di nuovo l'anno scorso avevamo chiesto all'Inter informazioni cosa mancasse per creare quest'Under 23. C'era sicuramente un tema di infrastrutture necessarie, di strutture anzi necessarie per poter costruire i campi di allenamento, dove giocare, eccetera. Si giocherà a Monza, a quanto pare al Power Stadium di Monza. Chiaramente c'era un tema di costi, bisogna gestire un'altra squadra, si parla di circa 2 milioni di euro per avviare la squadra tra contributo alla Lega Pro, affitto dello stadio, gestione della rosa, stipendi e tutto lo staff, e leggevo delle stime sulla Juventus, se non vado errato, circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro all'anno per il mantenimento di tutta la struttura dell'Under 23. Queste erano un po' le stime che leggevo. C'era chiaramente anche un tema di progetto, nel senso che c'era stato detto che l'Inter aveva l'intenzione di partire quando tutta la società sarebbe stata pronta per fare una cosa fatta bene.
tra le righe possiamo leggerci un riferimento, un po' una frecciata a quello che è successo al Milan, perché il primo anno del Milan, come diciamo, è stato veramente disastroso tra esonero dell'allenatore, stagione pessima, e se l'obiettivo era quello di valorizzare i giovani, non sono riusciti a valorizzare nessuno, nemmeno quei giocatori che sembravano addirittura un po' stretti nell'Under 23 e in Serie C, da liberali, soprattutto a Camarda, che ha un po' perso un anno con questa gestione non ottimale che c'è stata. L'Atalanta ha fatto meglio sicuramente rispetto al Milan, è arrivata anche piuttosto avanti nei playoff, ha messo in vetrina diversi giocatori interessanti, soprattutto Vlahovic, che ora di fatto prenderà il posto di Pio Esposito allo Spezia in pratica. La Juventus, come diciamo in apertura, è partita molto bene, ha valorizzato subito tanti giocatori che sono diventati utili per la prima squadra, ma soprattutto per delle plusvalenze e delle cessioni importanti e pesanti che sono riusciti a fare. Poi un po' la qualità si è abbassata a un certo punto. Adesso, da quello che mi hanno detto dalla Juventus, stanno tornando ad investirci in maniera importante, stanno rilanciando il progetto tecnico con degli investimenti sia sulla primavera che sulla next gen, appunto, e credo che anche per l'Inter l'obiettivo sia un po' quello che ha portato avanti la Juventus, cioè valorizzare i giocatori in casa, per far crescere i giocatori internamente, soprattutto per consentire un salto dalla primavera alla prima squadra con un passaggio intermedio che accompagni meglio questa crescita dei giocatori, ma credo che l'obiettivo sia anche quello di formare più giocatori che poi, come abbiamo visto la Juventus, potranno essere ceduti a cifre più alte per poi andare a finanziare delle operazioni più, diciamo, urgenti sulla prima squadra. Penso che si lavorerà molto anche in quest'ottica. Su Passione Inter vi terremo aggiornati anche su questa stagione dell'Under 23 che sicuramente ci incuriosisce molto, e vi porteremo diversi contenuti su questo tema che quindi torneremo ad approfondire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Fatemi sapere che aspettative avete, se seguirete l'Under 23, se siete curiosi di vedere appunto anche questo nuovo progetto, fatemelo sapere nei commenti. Io vi aspetto nel club di Passione Inter come ogni lunedì, appuntamento alle 22 per trattare insieme questo argomento, ma anche tanti altri temi caldi della prima squadra che in questo momento chiaramente ci interessano molto. Quindi www.passioneinter.club per approfondire e per supportare il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.